Nel cuore dell'Istituto degli Innocenti, l'archivio storico custodisce i segnali di riconoscimento dei bambini. Oltre 40.000 esemplari giunti sino a noi attraverso i secoli. Un apparato che rappresenta solo una piccola parte di tutti i segnali che in oltre 400 anni si legarono alle storie dei bambini qui accolti. Quelli a noi pervenuti, infatti, risalgono soprattutto all'Ottocento, quando furono archiviati sistematicamente in scatoline di legno. Questi piccoli oggetti accompagnarono bambini e bambine al momento del loro arrivo nello storico ospedale, rinvenuti tra le fasce o al collo dalle balie che per prime li accolsero. Ma cosa sappiamo esattamente sui segnali? La tradizione di lasciare dei contrassegni sui gettatelli, come erano detti i trovatelli a Firenze, precede la nascita degli Innocenti, dove questi oggetti risultano in uso sin dai primi registri del 400. Dove si scriveranno tutti i fanciulli e fanciulle che saranno recati a questo ospedale, con tutte quelle cose che arrecheranno e cosegni saranno mandati. Nei brefotrofi, infatti, la funzione dei segnali divenne subito determinante. Essi andavano a costituire una prova, un segno, appunto, dell'origine di ciascun bambino. All'arrivo del neonato, ogni elemento indossato era descritto minuziosamente nel registro di balie e bambini e associato al suo nome. Spesso, con i segnali, pervenivano anche dei biglietti scritti, le polizze, che riportavano informazioni sul bambino e talvolta avvolgevano l'oggetto. La più antica polizza sinora rinvenuta è quella di Tommaso Domenico, risale al 1449 e rimase custodita da allora all'interno del suo registro di ingresso. In epoche in cui l'abbandono dei bambini era un fenomeno diffuso, dovuto alle nascite fuori dal matrimonio e soprattutto alla miseria di molte famiglie, i segnali costituivano per i gettatelli un documento di identità, grazie al quale un giorno i genitori avrebbero potuto individuarli e riprenderli. Per questo motivo molti oggetti erano spezzati. Una parte era lasciata sul neonato, mentre l'altra era conservata dalla famiglia per essere esibita all'ospedale all'atto del riconoscimento come prova di appartenenza. E il contrassegno è questo, e sarà diviso per mezzo, e la metà mando a voi, e l'altra metà serberò io. Ma in che cosa consistevano i segnali? Nel vasto patrimonio dell'archivio incontriamo oggetti quotidiani, spesso semplici e modesti, piuttosto vari. Anzitutto monete, anche straniere o fuori corso, e piccoli accessori votivi, talvolta inseriti in sacchettini cuciti a mano. Frequenti erano i monili e appaiono curiosi ai nostri occhi quegli oggetti d'uso quotidiano scelti apparentemente in modo casuale, oppure legati a momenti particolari del passato, frammenti, tutti questi, di una storia materiale ormai lontana, ma in cui spesso possiamo ancora riconoscerci. Ben oltre le funzioni identificative, poi, molti segnali, secondo le tradizioni e credenze popolari, possedevano valenze magiche ed erano ritenuti come amuleti, capaci di allontanare il malocchio e gli influssi negativi. Così era ad esempio per gli oggetti votivi, fonte di protezione divina, ma anche per nastri, monili, coralli e tutto ciò che brillava. La valenza anche simbolica dei segnali è particolarmente evidente nel loro uso più avanzato, quando dal 1875 apre agli innocenti l'ufficio di consegna dei bambini e con la fine dell'abbandono anonimo le nuove prassi amministrative per il riconoscimento escludono la tradizionale funzione probatoria di questi elementi. Il loro impiego resta tuttavia frequente fino al Novecento, una perseveranza che ne dimostra appunto il valore simbolico e affettivo, in quanto oggetti portatori di legami personali e identitari. Grazie alla campagna di inventariazione e digitalizzazione auspicata dall'Istituto, questi beni straordinari potranno diventare pienamente fruibili come documenti.
Il loro studio consentirà di apprezzarne i diversi livelli di conoscenza, specchio delle culture materiali e di quelle immateriali da cui provengono. Azioni mirate a tutelare e valorizzare questo raro patrimonio, che è stato e resta anzitutto un patrimonio di storie e di memorie, quelle di migliaia di bambini che in questo luogo furono accolti e accuditi, e di coloro che un giorno, nel lasciarli, vi apposero un segnale, il segno di un legame reciproco e indissolubile, un patrimonio denso di umanità che l'Istituto si impegna a preservare e a trasmettere alle nuove generazioni.